Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Abasaglar, soluzione, uso interno. Eli Lilly Italia SPA. Ultimo aggiornamento. 20 luglio 2021. Cos'ha Abasaglar, soluzione, uso interno? Confezioni. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Indicazioni. Posologia. Controindicazioni. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Abasaglar. Soluzione. Uso interno, durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'ha Abasaglar? Soluzione, uso interno. Abasaglar, soluzione, uso interno, ha un farmaco a base del principio attivo insulina glargine, appartenente alla categoria degli insuline e nello specifico insuline ed analoghi per iniezione, ad azione lenta. È commercializzato in Italia dall'azienda Eli Lilly Italia SPA. Abasaglar, soluzione, uso interno, può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Abasaglar 100 U/ml soluzione iniettabile sott'oc. 5 cartucce 3 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. Eli Lilly Regional Operations GmbH. Concessionario. Eli Lilly Italia SPA. Ricetta. RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo. Insulina glargine. Gruppo terapeutico. Insuline. Forma farmaceutica. Soluzione, uso interno. Indicazioni. Trattamento del diabete mellito in adulti, adolescenti e bambini a partire dai 2 anni di età. Posologia. Posologia. Abasaglar contiene insulina glargine, un analogo dell'insulina, e ha una durata d'azione prolungata. Abasaglar deve essere somministrato una volta al giorno, a qualsiasi ora del giorno, ma sempre alla stessa ora ogni giorno. Il regime posologico di Abasaglar, dose e tempi della somministrazione, deve essere aggiustato individualmente. Nei pazienti con diabete mellito di tipo 2, Abasaglar può anche essere somministrato insieme a medicinali antidiabetici attivi per via orale. La potenza di questo medicinale è espressa in unità. Queste unità sono riferite solo a insulina glargine e non corrispondono alle UNA, alle unità utilizzate per esprimere la potenza di altri analoghi dell'insulina, vedere paragrafo 5, 1. Popolazioni particolari. Popolazione anziana, a 0-65 anni. Negli anziani, il deterioramento progressivo della funzione renale può causare una diminuzione costante della domanda di insulina. Compromissione renale. In pazienti affetti da compromissione renale la richiesta di insulina può diminuire a causa del ridotto metabolismo insulinico. Compromissione epatica. È possibile che in pazienti affetti da compromissione epatica la richiesta di insulina diminuisca a causa della capacità ridotta di gluconeogenesi e del ridotto metabolismo insulinico. Popolazione pediatrica. L'efficacia e la sicurezza di insulina glargine sono state dimostrate negli adolescenti e nei bambini a partire dai 2 anni di età. I dati attualmente disponibili sono descritti nei paragrafi 4, 8, 5, 1 e 5, 2. L'efficacia e la sicurezza di insulina glargine non sono state dimostrate in bambini di età inferiore ai 2 anni. Non esistono dati disponibili al riguardo. Passaggio da altre insuline a Abasaglar. Quando si sostituisce un regime terapeutico a base di insulina ad azione intermedia o prolungata con un regime con Abasaglar, può essere richiesto un cambiamento della dose di insulina basale ed è possibile che debba essere aggiustato il trattamento antidiabetico concomitante, la dose ed i tempi della somministrazione addizionale di insulina umana regolare o analoghi dell'insulina ad azione rapida o la dose dei medicinali antidiabetici orali. Per ridurre il rischio di ipoglicemia notturna e mattutina, i pazienti che cambieranno il loro regime insulinico basale da insulina NPH 2 volte al giorno a Abasaglar 1 volta al giorno dovranno ridurre la loro dose giornaliera di insulina basale del 20-30% durante le prime settimane di trattamento.
Durante le prime settimane tale diminuzione deve, almeno in parte, essere compensata da un incremento di insulina prima dei pasti. Dopo tale periodo il regime dovrà essere aggiustato individualmente. Come nel caso di altri analoghi dell'insulina, i pazienti trattati con dosi elevate di insulina a causa della presenza di anticorpi anti-insulina umana possono mostrare un miglioramento della risposta all'insulina se sottoposti alla terapia con Abasaglar. Si raccomanda di attuare controlli metabolici frequenti nel periodo di passaggio da un tipo di insulina ad un altro e nelle prime settimane successive. Può verificarsi che in seguito al miglioramento del controllo metabolico e dal conseguente aumento della sensibilità all'insulina sia necessario effettuare un ulteriore aggiustamento della dose. L'aggiustamento della dose può essere necessario anche se, ad esempio, cambiano il peso del paziente o il suo stile di vita, l'ora della somministrazione o si verificano altre circostanze che possono causare un'aumentata sensibilità all'ipo o iperglicemia, vedere paragrafo 4. Modo di somministrazione. Abasaglar viene somministrato per via sottocutanea. Abasaglar non deve essere somministrato per via endovenosa. La durata d'azione prolungata di insulina glargine dipende dalla sua iniezione nel tessuto sottocutaneo. La somministrazione per via endovenosa della dose che di solito usata per via sottocutanea può provocare una grave ipoglicemia. Non ci sono differenze clinicamente rilevanti nei livelli serici di insulina o di glucosio dopo somministrazione di insulina glargine nella parete addominale, nel muscolo deltoide o nella coscia. È necessario ruotare i siti di iniezione all'interno dell'area prescelta tra un'iniezione e la successiva. Abasaglar non deve essere miscelato con nessun altro tipo di insulina o diluito. Miscelandolo o diluendolo si può modificarne il profilo di durata/azione e la miscelazione può provocarne la precipitazione. Per ulteriori dettagli sull'utilizzo, vedere paragrafo 6. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Abasaglar non ha l'insulina di prima scelta nel trattamento della chetoacidosi diabetica. In tali casi si raccomanda invece l'insulina regolare somministrata per via endovenosa. Se il controllo glicemico non ha, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. La somministrazione concomitante di alcune sostanze influenza il metabolismo del glucosio e può richiedere un aggiustamento della dose di insulina glargine. Le sostanze che possono aumentare l'effetto ipoglicemizzante vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Abasaglar. Soluzione, uso interno, durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Abasaglar. Soluzione, uso interno, durante la gravidanza e l'allattamento. Gravidanza. Per insulina glargine non sono disponibili dati clinici relativi a gravidanze esposte nel corso di studi clinici controllati. Una grande quantità di dati su donne in gravidanza, oltre 1000, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. La capacità del paziente di concentrarsi e di reagire può risultare compromessa dall'ipoglicemia o dall'iperglicemia, ad esempio, come conseguenza dell'alterazione visiva. Questo può tradursi in una situazione di rischio laddove la suddetta capacità risulti di particolare importanza, ad esempio alla guida di veicoli o nell'uso di macchinari. Si deve consigliare ai pazienti di adottare le precauzioni necessarie ad evitare l'ipoglicemia mentre guidano. Questa attenzione è particolarmente importante per coloro nei quali risulta ridotta o del tutto assente la percezione dei segni premonitori dell'insorgenza di uno stato ipoglicemico o che sono soggetti a frequenti episodi ipoglicemici. È quindi necessario considerare se in tali circostanze sia opportuno mettersi alla guida o utilizzare macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. L'ipoglicemia, che generalmente ha la reazione avversa più frequente della terapia insulinica, può essere causata da una dose di insulina troppo elevata rispetto a quella, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi. Un sovradosaggio di insulina può determinare una ipoglicemia grave, talvolta a lungo termine, e pericolosa per la vita. Trattamento. Gli episodi di lieve ipoglicemia possono solitamente essere trattati con carboidrati per via orale. Può essere necessario aggiustare la dose del medicinale e modificare il regime alimentare o l'esercizio fisico. Episodi PA severi accompagnati da coma, attacchi epilettici o disturbi neurologici possono essere trattati con somministrazione di glucagone per via intramuscolare/sottocutanea o di glucosio concentrato per via endovenosa. Può inoltre essere necessario assicurare un apporto di carboidrati ad azione prolungata e tenere sotto osservazione il paziente poiché l'ipoglicemia può ripresentarsi anche dopo un iniziale recupero. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Farmaci usati nel diabete, insuline ed analoghi per iniezione, ad azione lenta. Codice ATC. A10AE04. Abasaglar ha un medicinale biosimilare. Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito web dell'agenzia. Proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Nei soggetti sani e nei pazienti diabetici le concentrazioni seriche di insulina indicavano un assorbimento più lento e molto più prolungato e mostravano la mancanza di un picco dopo. Dati preclinici di sicurezza. I dati non clinici rivelano assenza di rischi per gli esseri umani sulla base di studi convenzionali di farmacologia di sicurezza, tossicità per somministrazioni ripetute, genotossicità, potenziale cancerogeno, tossicità riproduttiva. Elenco degli eccipienti: zinco ossido M-cresolo, glicerolo, acido cloridrico e sodio idrossido, possono essere usati per aggiustare il pH. Acqua per preparazioni iniettabili. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Abasaglar. Soluzione, uso interno, a base di insulina glargine sono: Lantus. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.